Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per marzo 2026. Abbiamo la carta del giudizio, amici del cancro. Può essere un periodo di risveglio, un periodo di presa di consapevolezza, può anche essere una carta che rimanda a qualche cosa del passato, come se ci fosse sì, un momento eureka su qualche cosa che è successo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo e quindi facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere. Ok, allora partiamo con un cavaliere di pentacoli, asso di coppe. Abbiamo di nuovo il giudizio, 8 di pentacoli, il re di bastoni, il papa e il re di coppe, ragazzi. Allora, amici del cancro, questa è la vostra energia che si sviluppa nel mese di marzo. Se siete single potete rimanere con questa parte della lettura. In un secondo momento andiamo a vedere le energie della vostra persona di interesse. Non importa quale sia la relazione, se siete conoscenti, fidanzati, sposati, amanti o se siete in una relazione indefinita, non etichettata, in quanto quello che andremo a vedere dopo è semplicemente il movimento energetico dell'altra persona. Allora, partiamo da questo cavaliere di pentacoli che mi indica un momento di fermo, un momento di insicurezza, un momento dove io credo che qualcuno abbia sottovalutato qualcuno potrebbe aver sottovalutato o quello che ha dato o quello che ha ricevuto. Io credo che con questo 10 di bastoni ci sia la necessità di lasciare indietro certe aspettative, certi obiettivi, certi ideali, certe responsabilità. Cioè, ho come la sensazione che arriviate da un momento un po' statico, un po' fermo, dove probabilmente fate fatica ad andare avanti con una certa velocità perché avete tanti pesi sulle spalle. Ed è anche giunto il momento a marzo di disfarsi di un po' di questi pesi. Andiamo a vedere l'asso di coppe. L'asso di coppe è una bella carta, parla di inizi, parla di innamoramento, parla di nuove idee, parla di apertura del cuore e qui abbiamo un asso di bastoni e un 6 di bastoni. Guardate, può essere che all'inizio del mese di marzo ci sia come un movimento iniziale, quindi un nuovo inizio, può tranquillamente essere una persona mm, abbiamo vari segni zodiacali, in realtà a me non piace molto dirli perché non voglio che vi fissiate, però diciamo che c'è come un inizio qui, tra l'asso di coppe e l'asso di bastoni sento che
qualche tipo di movimento in avanti viene fatto, e con il 6 di bastoni, tenete presente che è uno degli arcani minori del Papa e voi ce l'avete qui, io credo che potrebbe proprio esserci una dichiarazione da parte di qualcuno nei vostri confronti, o potreste essere voi a dichiarare le vostre intenzioni, i vostri sentimenti, le vostre idee a qualcuno. Andiamo a vedere il giudizio. Appeso. C'è come voglia di un nuovo capitolo qui. Io credo che questi due assi possano far riferimento proprio a questa nuova vita che si sta cercando, a questo nuovo modo di essere, potrebbe essere anche solo. Appeso i 5 di denari. Io credo che con questo 5 di denari possa esserci stato un qualche cosa che ha deluso. E qui secondo me c'è l'appeso e il giudizio, perché è come se fosse giunto il momento di perdonare questa delusione, questa persona che vi ha deluso, o potreste anche essere voi stessi, che magari, diciamo così, vi siete delusi. E questo giudizio, secondo me qui ragazzi arriva per farvi vedere chiaro su che cosa volete con questo nuovo inizio. Andiamo a vedere l'8 di denari. Nove di bastoni. E 5 di bastoni. È come se le cose non fossero fluide. Come l'idea che ci sia qualcosa che possa bloccare questo nuovo inizio, questa spinta in avanti. Avendo il 9 di bastoni, potrebbero esserci delle paure, potrebbero esserci delle ferite non guarite del passato e dove non volete rientrare. Potrebbe esserci un tema inerente al tempo, magari vi manca il tempo o manca proprio il tempo per frequentare questa persona. Vi dico, la persona secondo me arriva proprio a inizio periodo, Andiamo a vedere il re di bastoni. Asso di spade e 3 di pentacoli. Allora, l'idea per uscire da questa impasse, se vogliamo, da questo conflitto interno, può anche essere un conflitto esterno, potrebbero anche essere solo punzecchiamenti, diciamo così, non delle vere e proprie discussioni, però per bypassare tutto questo, io sento che dovete tagliare un po' la testa al toro e provocare questa persona. Cioè io ho come la sensazione che semplicemente dobbiate organizzare qualcosa, dire all'altra persona tienti pronto o pronta per X ora e trovarvi, insomma, ho come l'idea che abbiate bisogno di divertimento, che avete bisogno di togliere questi pesi che vediamo qui, questa delusione, questo pensiero un po' confuso. Cioè è come se doveste guardare oltre, anche perché avete la carta del giudizio. Andiamo a vedere il Papa. Ho come l'idea che qualcuno abbia la necessità di sentirsi libero. Potrebbe anche essere l'altra persona che ha questa esigenza. Wow, allora sento che qui qualcuno ha fretta di ufficializzare questa relazione, questa unione, questa conoscenza. Vi dico, ci sono degli ottimi presupposti, c'è come una dichiarazione a inizio periodo, e potreste essere voi a dichiararvi a qualcuno, però è anche vero che c'è bisogno di avere una visione di insieme prima. Quello che mi viene da dire vedendo il 5 di pentacoli al contrario è: cercate di prendere consapevolezza
e farvi questa domanda. Questa spinta che sento nei confronti di questa persona è per colmare un mio vuoto o perché voglio realmente iniziare qualche cosa con questa persona, voglio realmente frequentare questa persona? Perché qui la mia sensazione con questo asso di spada al contrario, il 3 di pentacoli, è che voglia di parlare di certe cose e non ne abbiate tanta. Semplicemente, come vi dicevo prima, sarete quelli che agiscono. Trovati in questo posto qui alla tal ora e vediamo. E qui con queste carte sento come se ci fosse fretta di arrivare a un dunque, di arrivare a un accordo, di arrivare ad una definizione di quello che sta nascendo. Andiamo a vedere a Re di Coppe. 3 di bastoni, 5 di spade e sotto una regina, sì, di pentacoli. Guardate, la sensazione è che saranno più i fatti a parlare che non le parole. Però c'è questo momento, secondo me, dove voi avete bisogno di capire perché vi attira questa persona o perché non vi attira o perché avete ancora le barriere alzate o perché non sentite questa esigenza di parlare di certi temi o perché avete fretta. Normalmente, guardate, il fatto che abbiate fretta può dipendere, ovviamente questo non risuonerà con tutti, però chi ha una ferita d'abbandono non guarita tende a, diciamo così, aver fretta a definire le cose perché vuole sentirsi al sicuro. Vuole sentirsi al sicuro sul fatto di non essere abbandonato dall'altra persona, perché l'altra persona dirà sì, sono in questa relazione, ok? Come se avessero bisogno di certezze. Ok, andiamo a vedere l'energia dell'altra persona, quindi non importa quale sia il tipo di relazione che avete, semplicemente vediamo come si muove la sua energia nel mese di marzo. Abbiamo la forza. Quattro di pentacoli, 7 di pentacoli. Sei di coppe. Otto di spade. 2 di bastoni. 10 di pentacoli, wow. Ok. Sì, vi dico, all'inizio le cose sembrano un po' forzate. C'è come un qualche tipo di energia un po' stagnante, come vi dicevo, no? Andiamo a vedere la forza. Abbiamo un 9 di spade e la giustizia. Qui c'è come paura che, che possa succedere qualche cosa che è già successo nel passato, c'è bisogno come di dare delle regole, di fare le cose fatte in un certo modo, mi viene da dire. Quando c'è la giustizia si parla di fare le cose in modo giusto, in modo corretto, in modo lineare. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli perché io ho l'idea, ruota della fortuna e 4 di coppe, che questa persona non voglia perdervi. Cioè, per certi versi può essere che faccia finta, diciamo così, di non essere molto interessata, però per altri versi sento che è come se le cose andassero bene così per il momento. Difatti questi due assi secondo me sono più i vostri che non quelli dell'altra persona. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli. 2 di coppe. Io sento e 2 di spade. Io sento un forte interesse da parte di questa persona nei vostri confronti.
c'è unione, c'è, come vi posso dire, reciprocità. Vi sento un po' il caldo, diciamo così. Il punto è che c'è anche questo 2 di spade, quindi qualche dubbio sicuramente ce lo avete, e per quello che la carta di base, cioè ce l'ha questa persona, e per quello che la carta di base qui è un 7 di pentacoli, come se ci fosse da aspettare un po'. Vi dico, la prima parte del mese la sento un po' più lenta, nella seconda parte forse le cose accelerano un pochettino. Andiamo a vedere il 6 di coppe, perché secondo me, ecco, 6 di coppe un'altra volta, c'è qualche tipo di desiderio, di sogno, di conoscenza. Di nuovo il 4 di pentacoli che avevate già qui. C'è qualche tema che ha a che vedere con il passato qui, perché anche qua avevate il 9 di spade, cioè questa persona ha il 9 di spade. E quindi o è una persona che ha già combinato una marachella, mettiamola così, oppure questa persona ha una paura relativa al suo passato, dove voi non c'entrate nulla. Andiamo a vedere l'8 di spade. Però è come se ci fosse un tema, asso di bastoni, regina di coppe, 4 di bastoni, 2 di pentacoli. Guardate, ho forte la sensazione che questa persona non vi voglia perdere, però ho anche forte la sensazione che questa persona sia tanto in dubbio, perché abbiamo 2 di coppe, 2 di spade, 2 di pentacoli e 2 di bastoni. Quindi ci sono come delle titubanze da parte di questa persona. Qui abbiamo 2 fanti di coppe, quindi ho come l'idea che stiate un po' andando a tentoni, o meglio, questa persona stia andando per tentativi, non mi piace dirlo, però è un po' come se stesse osservando le cose che funzionano, le cose che non funzionano, quello che potrebbero funzionare, quelle che non potrebbero funzionare. Può esserci un tema anche legato al dove vedersi, soprattutto se siete clandestini. Però ho anche l'idea che questa persona pensi che non si può fare diversamente, che non si possa fare altrimenti. C'è come una sorta di rimanere sul filo, non so se sì o se no, nonostante i vostri approcci. Andiamo a vedere il 2 di bastoni, però sento comunque questa indecisione, questo non so che cosa fare. Abbiamo un fante di pentacoli e un 3 di bastoni. C'è la voglia di guardare avanti, c'è la voglia di progettare qualche cosa insieme. Io sento che questa persona ha stima di voi. Datemi una carta per i 2 di spade. Sacerdotessa, mondo e torre. Io credo che questa persona sia, diciamo così, in forse, perché probabilmente l'iniziare qualche cosa con voi o andare al passo successivo nella vostra relazione comporterebbe il fatto che questa persona deve ridimensionare, ricreare tutta la sua vita. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Diavolo. Diavolo. Cavaliere di bastoni, 6 di spade e 6 di pentacoli. Guardate, in qualche modo questa persona, mi viene da dire, farà parte della vostra famiglia. Può esserci comunque un'unione, effettivamente, abbiamo anche il diavolo, qui può essere anche un'unione fisica, ma può anche essere un tema ehm, un tema legato a qualche tipo di tossicità. Cioè,
potrebbe essere che questa persona sia in un momento di non so se sì o se no, non so come muovermi, non voglio perdere questa persona, ma probabilmente ho qualche cosa che devo cambiare prima di e non so se voglio. In questo gruppo di carte sento che la persona potrebbe diventare più flessibile nel modo di vedere le cose. 2, potrebbero anche esserci questioni che ormai è ora di lasciare indietro. Qui abbiamo 6 di spade e torre per questa persona. E potrebbero essere proprio queste questioni legate al 9 di spade, che non escludo che siano, cioè non riesco a capire se sono proprie di questa persona o se hanno a che vedere anche con voi. Ok, però comunque c'è come un bypassare questo capitolo. Andiamo a vedere qualche oracolo. Qui abbiamo una carta che vi dice che siete coloro che rincorrono in una relazione codipendente, e parla anche di paura in temi di abbandono. E difatti dove l'ho visto? 5 di pentacoli ce l'avete qua. Sì, è un po' quello che dicevamo a inizio lettura. Vale la pena aspettare. Il sincronismo divino è all'opera nella tua vita amorosa. Difatti, perché c'è una sorta di tentennamento e quindi è meglio aspettare. Fattori religiosi. La tua vita sentimentale è influenzata dall'educazione religiosa ricevuta e dal cammino spirituale che hai intrapreso. Quindi, anche se voi siete persone non spirituali, ma magari siete cresciuti in un contesto religioso molto forte, anche questo ha la sua influenza sul nostro modo di pensare, su come si è formato il nostro sistema di credenze fondamentalmente. Amici del Cancro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, con una condivisione o un'iscrizione al canale. Tenete presente che per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto, ma lo stesso lavoro lo potete anche fare come autodidatti, con i vostri tempi, con i vostri ritmi, attraverso la sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti, però in realtà è un percorso molto più ampio perché tratto le polarità, tratto l'astrale, ci sono temi che riguardano la Kundalini, il risveglio del terzo occhio, i sensi psichici, i campi aurici, insomma c'è praticamente decenni della mia formazione personale condensati e messi lì a disposizione per voi. Per adesso sono 4 playlist, hanno la copertina lilla e sono numerate e andrebbero viste in ordine cronologico di numero perché sennò capite un tubo. Perché giustamente nella playlist 1 spiego un po' le basi e poi da lì si sviluppano le altre. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!